Dopo aver smontato la ruota, le prime viti da smontare sono una e due. Questa è una bussola a torso da 20 e questa da 18. Vanno svitate queste due e poi si estrae l'ammortizzatore posteriore. Però prima di farlo cosa dovete fare? Dovete sostenere l'assale dietro, ok? Con qualcosa. Mettete sotto il crick, come lo farò io prima di toglierlo. Ecco, come potete vedere adesso io ho messo il crick sotto l'assale per sostenerlo in qualche modo, ok? Lo caricate giusto un po', non dovete caricarlo troppo. Caricato giusto un po', andiamo a svitare le due viti. Io inizio subito con quella sotto e dopo quella sopra, quindi e questo è fuori. Ora tocca la vite sopra. E se abbiamo l'ammortizzatore vecchio fuori. E ragazzi, ora vi spieghiamo perché stiamo cambiando questo ammortizzatore. In pratica sono 3 i segni dal quale potete capire perché si va a cambiare l'ammortizzatore. 1. La macchina non tiene, ok? In curva o quando siete ad una certa velocità tende a non tenere la strada, quindi a lasciarla o oscillare. Oscilla anche a volte per i bracci, però possono essere anche gli ammortizzatori. 2. O si spaccano e perdono olio, ok? Se perdono olio vuol dire che sono arrivati a fine vita. 3. Questo è il mio problema, ovvero se io li vado a comprimere, ok? Questo che è quello vecchio, guardate, tende a quasi non salire, cioè per ricaricarsi ci mette troppo, vuol dire che si è scaricato. Vi faccio vedere il nuovo come funziona. Tendo a comprimerlo, innanzitutto come potete vedere si comprime molto più velocemente e tende anche a fare ritorno sempre molto più velocemente, quindi si carica di nuovo e voi se andate prendete un'altra buca l'assorbe subito, ok? La cosa che vi consiglio di fare è dargli un 5-6 pompate in modo tale che voi lo sfiate un po', ok? Perché quando la merce, in questo caso l'ammortizzatore, la prendete da un ricambista, essa rimane stoccata, stoccando il liquido idraulico e il gas si mescolano. Quando voi gli date le pompate esso tende a sfiare. Una volta sfiatato avrà un'efficienza migliore, ok? E infatti se voi montate gli ammortizzatori nuovi, finché non prendono un bel po' di pompate non avrete l'efficienza che devono darvi. Ora andiamo a procedere col montaggio e per montarlo andiamo a inserirlo come l'abbiamo tolto, ok? Una volta inserito centriamo bene il foro, ok? Ci mettiamo la vite sopra, vi ricordo che è una vite torsa, una bussola da 18, sotto una 20, sotto adesso vi faccio vedere una cosa. Sotto nel mio caso io sono bello centrato, quindi se vi provo a stringere la vite riesco. Nel caso in cui non riuscite dovete regolarvi con il crick, ok? Lo alzate o lo abbassate a seconda di come vi serve per centrare la vite, la vite inferiore dell'ammortizzatore, ok? Ok, vedete che io l'ho montato, strette le viti, controllate sempre se avete montato bene, dopodiché procediamo col montaggio della ruota. Ok, io ho impostato la dinamometrica a 120 N, come potete vedere, e ora vado a serrare ogni vite
Ok, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, supportate il canale e mi raccomando la stessa cosa la fate per l'assale, per l'altro assale e basta.